Bentornati nella soffitta di Pippo, il luogo dove il passato prende vita e ogni angolo racconta una storia. Accomodatevi, rilassatevi e lasciatevi trasportare nel mondo delle dive, dei film indimenticabili e delle leggende del cinema che ci fanno ancora sognare. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Qui non si perde mai un'avventura. Oggi vi raccontiamo una delle rivalità più celebri e affascinanti del cinema italiano. Gina Lollobrigida e Sophia Loren. Due icone entrambe bellezze straordinarie e talenti unici, ma con carriere, caratteri e percorsi molto diversi. Due donne che hanno fatto innamorare il pubblico e conquistato il mondo del cinema con la loro presenza magnetica. Ma c'era davvero rivalità tra loro? O era solo una costruzione mediatica? Scopriamolo insieme. Gina Lollobrigida e Sophia Loren sono state le due attrici italiane più celebri a livello internazionale tra gli anni 50 e 70. La prima, nata nel 1927, incarnava la bellezza mediterranea classica, con tratti scolpiti e un'eleganza aristocratica. La seconda, classe 1934, rappresentava un'idea di femminilità più carnale e passionale, con curve mozzafiato e un'energia travolgente. Entrambe venivano da origini umili. Gina Lollobrigida aveva iniziato come modella e aveva partecipato a Miss Italia nel 1947, arrivando terza dietro Lucia Bosé e Gianna Maria Canale. Sophia Loren, invece, arrivò seconda a Miss Italia nel 1950, ma fu notata dai produttori cinematografici che la spinsero a trasformarsi da semplice bellezza di provincia a star internazionale. Le due dive, pur frequentando gli stessi ambienti, non si sono mai amate particolarmente. La loro rivalità è stata alimentata anche da scelte di carriera che spesso le mettevano una contro l'altra. La leggenda narra che tutto ebbe inizio con la serie di film Pane, Amore e... Gina Lollobrigida aveva interpretato magistralmente la bersagliera nei primi 2 capitoli. Tuttavia, quando rifiutò di partecipare al terzo film, la produzione scelse una giovane e promettente Sophia Loren per sostituirla. Questo passaggio di testimone fu visto da molti come l'inizio di una competizione tra le due attrici. In un'intervista del 2015 a Vanity Fair, Gina Lollobrigida dichiarò: «Lei e i suoi addetti stampa hanno iniziato questa rivalità con me. E non ha smesso per 50 anni. È stato davvero noioso». Parole che suggeriscono come, dal suo punto di vista, la rivalità fosse più una costruzione mediatica che una realtà. D'altro canto, Sophia Loren ha sempre mostrato rispetto e ammirazione per la collega. Alla notizia della scomparsa di Gina Lollobrigida nel gennaio 2023, la Loren ha espresso il suo cordoglio dicendo: «Sono scossa e addolorata». Un messaggio che sottolinea come, al di là delle voci di rivalità, ci fosse un sincero rispetto reciproco. Un aneddoto curioso riguarda un incontro tra le due dive organizzato da Michael Jackson. Si racconta che il re del pop, grande ammiratore di entrambe, abbia organizzato una cena per farle incontrare e forse mettere fine alle voci di rivalità. L'incontro avvenne, ma pare che le due abbiano scambiato solo qualche frase di circostanza, senza particolari entusiasmi. In realtà, Gina Lollobrigida e Sophia Loren hanno seguito percorsi professionali distinti, ognuna con il proprio stile e le proprie scelte artistiche. Lollobrigida si affermò come star in Francia e a Hollywood, recitando accanto a nomi del calibro di Humphrey Bogart, Rock Hudson e Sean Connery. Film come La donna più bella del mondo, 1955, e Venere imperiale, 1962, la consacrarono come una delle attrici più eleganti e raffinate del panorama mondiale. Dall'altro lato, Sophia Loren entrò nell'orbita del produttore Carlo Ponti, che la rese una star internazionale. Loren lavorò con registi del calibro di Vittorio De Sica e Federico Fellini, conquistando il pubblico con film come La ciociara, che le valse un Oscar nel 1962, e Matrimonio all'italiana. Mentre la Loren divenne sempre più amata negli Stati Uniti, tanto da vincere 2 Oscar,
Lollobrigida si vide in un certo senso sorpassata dalla sua collega più giovane. La stampa italiana e internazionale non faceva altro che confrontarle, aizzando la fiamma della rivalità e spingendo le due attrici a rispondere con frecciatine e dichiarazioni piccate. Gina Lollobrigida, in un'intervista, dichiarò: «Io ho sempre lavorato con i migliori registi e attori. Non ho mai avuto bisogno di legarmi a un produttore per fare carriera». Una frase che molti lessero come una stoccata a Sophia Loren, il cui successo era legato a Carlo Ponti. Col passare degli anni, entrambe le attrici hanno rallentato la loro attività cinematografica. Lollobrigida si è dedicata alla fotografia e all'arte, mentre Loren è rimasta più attiva nel mondo dello spettacolo. Nel gennaio 2023, alla morte di Gina Lollobrigida, Sophia Loren ha espresso il suo dolore dichiarando: «Sono scossa e addolorata». Un gesto che ha dimostrato come, al di là delle voci e delle rivalità, ci fosse sempre un rispetto reciproco tra due donne straordinarie che hanno fatto la storia del cinema. Alla fine, questa rivalità è stata più una costruzione giornalistica che una vera ostilità tra le due dive. Sicuramente c'era competizione, ma il cinema italiano ha avuto la fortuna di avere due regine, due donne dal fascino e talento inimitabili, che hanno portato l'Italia sul tetto del mondo. E voi siete più dalla parte della classe senza tempo di Gina Lollobrigida o del carisma travolgente di Sophia Loren? Ditecelo nei commenti. Grazie per averci seguito. Se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima puntata di Le rivali del cinema per nuove storie e retroscena imperdibili.